Ciao cittacci! Allora, oggi vi vorrei spiegare come si mettono i sottotitoli su un video YouTube. Siccome l'ho dovuto fare per dei video che sto caricando sul mio canale, vi volevo dare una mano molto semplicemente e farvelo vedere. Allora, andiamo nello schermo. Siamo all'interno del mio YouTube Studio. Allora, questi video che vedete con la miniatura più scura, più a fuoco, diciamo, sono i video che sono già stati inseriti all'interno del canale. Alcuni sono non in elenco, come vedete, alcuni sono pubblicati, mentre queste qua sono bozze. Quindi ho caricato il video solamente andando qua, quindi su crea, carica video, l'ho inserito e basta, ok? Non ho fatto altro. E lui automaticamente crea questi anteprime così con la miniatura sfocate. Da qui riconoscete che non sono ancora né editi né in elenco né pubblici né niente. Quindi allora io vado per esempio qui nel 16° video, questo dove c'è scritto video 16 spin-off eccetera, e prima di creare i sottotitoli devo pubblicare questo video. Poi lo metteremo non in elenco in modo che non è pubblico, quindi lo può vedere solamente chi ha il link, ok? Comunque, prima cosa, inserire il video, caricarlo sul canale. Seconda cosa, andare qui su dettagli, sul video in questione. A noi ora ci interessa solamente inserire la lingua del video, perché da lì YouTube riconoscerà il parlato e quindi creerà automaticamente i sottotitoli. Quindi, lingua del video italiano. E avanti. Il resto lo mettiamo dopo. Ah, anche non è destinato ai bambini. Avanti. Qui avanti. Ancora avanti e do non in elenco, perché ancora dobbiamo sistemarlo. Salva. Ok, perfetto, chiudiamo questa finestra. Adesso vedete che la miniatura si è fatta più a fuoco, quindi ora è non in elenco e andiamo su dettagli, poi qui su sottotitoli. Allora, questa linea, vediamo, lingua italiano automatico, molto importante. Questa è stata generata automaticamente da YouTube, quindi per modificare il testo che lui ha riconosciuto e ha scritto, andiamo su duplica e modifica, e questo testo che vedete a sinistra è il testo che lui ha riconosciuto automaticamente. Lo possiamo correggere, ok? Ma prima di correggerlo diamo pubblica. Perché? Perché come vedrete appare un'altra linea dove c'è scritto italiano lingua del video pubblicati dal creator, che sono io, ok? Quindi eliminiamo la riga sottostante che era quella che aveva generato automaticamente YouTube e adesso andiamo a modificare, premendo appunto su modifica, i sottotitoli che lui ha generato, che YouTube ha generato, in modo da correggere qualcosa se ce n'è bisogno. Allora, siccome io non è che parlo di troppo distintamente, mi mangio le parole di solito, come avrete notato, YouTube non riconosce benissimo tutte le parole. Quindi infatti vedete all'inizio per esempio io dico ciao cittacci, che è un detto toscano, insomma. Ciao cittacci e lui ha sentito ciao città. Quindi io posso correggere adesso i sottotitoli che ha generato, ok? E automaticamente la correzione è disponibile sotto forma di anteprima qui a destra. Allo stesso tempo vediamo la correzione, mentre nella schermata precedente, se vi ricordate, vedevamo solamente un elenco di testo, mentre qua è già diviso in base allo slot temporale che apparirà nel sottotitolo. Guardate, vedete? Dal minuto 00 al minuto 006 e 21 c'è la prima porzione di sottotitoli. Qui in basso vi dice la fine di questa porzione di sottotitolo, poi qui c'è lo zoom se volete rimpicciolite, io di solito lo rimpicciolisco così ho tutto sotto controllo, e questa è la forma d'onda del parlato, ok? Quindi, vedete? Ecco qua, adesso siamo oltre lo 006 e è partito il secondo slot, quindi possiamo correggere slot per slot, aggiustare la durata, aggiustare la lunghezza qui
ok, di ogni porzione di sottotitolo, in modo da ritoccare perfettamente ogni singola lettera dei sottotitoli. Quindi se c'è un errore lo possiamo correggere. Allora, mettiamo che ora faccio una breve correzione veloce, poi manderò avanti il video così non vi annoio, in modo da farvi capire in tempo reale quello che succede. Vado. Ecco qua, ora ho corretto i primi 3 slot, ok? E senza stare a modificare tutto il video, tanto quello lo potete fare da voi. Arrivate fino in fondo, correggete tutto. Una volta tutto completo e corretto, premete pubblica e automaticamente è tutto inserito. I sottotitoli sono corretti adesso, li avete riguardati, li avete corretti e potete adesso creare le altre lingue. Cioè, che vuol dire? Andate qui su aggiungi lingua, per esempio l'inglese assolutamente non può mancare. Si crea una nuova linea, aggiungi, traduzione automatica ed automaticamente tradurrà tutte le parole che avete nei sottotitoli. Le riguardate se volete essere ancora più sicuri e poi pubblica. Automaticamente generati in inglese. Eccoli qua. Aggiungi lingua se vogliamo il francese, per esempio. Ora vi faccio solo un paio di esempi, tanto il procedimento è sempre lo stesso. Traduzione automatica e poi date pubblica. Ecco qua, francese. Semplice. Fatto ciò e volete controllare che tutto sia operativo, andiamo indietro. Sul YouTube Studio diamo guarda su YouTube, un'anteprima diciamo, cioè il video caricato ma è non in elenco nel nostro caso, e vedete qua spenti, sottotitoli spenti, sottotitoli accesi in italiano di default. Se vogliamo cambiare lingua, italiano, in inglese, eccoli qua. Se li volete in francese, eccoli qua. Se non le volete, li spengete. Allora, questa è la procedura per creare sottotitoli all'interno di un video di YouTube. La traduzione automatica non è, diciamo, delle migliori, però se scandite bene le parole all'interno del video, sicuramente lui riconoscerà più parole. Una cosa importante: se avete un video musicale dove c'è una base musicale anche del cantato sopra, YouTube non riconoscerà le parole del cantato perché avendo due segnali o comunque un segnale più confuso non riconoscerà il testo del brano. Quindi ovviamente il discorso dei sottotitoli funziona nei video dove c'è del parlato. L'altra cosa importante: scandire bene le parole, ve l'ho già detto prima, e poi creare tutte le lingue che volete. Certo, sempre meglio ricontrollarle perché l'errore ci sta sempre, magari una traduzione automatica è sempre una traduzione automatica. Però ecco, insomma, almeno avete i sottotitoli nel vostro video. Va bene? Ciao cittacci, alla prossima!